Ciao ragazzi, bentornati qui sul canale ed in questo nuovo video. Oggi qui tra le mie mani ho questo pacchettino marchiato Vevor. All'interno c'è un endoscopio. Ma Michele, che cos'è un endoscopio? Un endoscopio è uno strumento ottico che ci serve per andare a controllare i punti più angusti dove purtroppo noi non possiamo arrivarci se non eventualmente andando a smontare pezzi. Questo endoscopio lo possiamo non solo utilizzare per l'ambito automotive, cosa che interessa a noi, ma possiamo utilizzarlo anche per il fai da te in generale. Nell'ambito automotive lo possiamo utilizzare, vi faccio qualche esempio, per controllare le pinze dei freni, controllare lo spessore delle pastiglie, controllare la camera di combustione, l'interno, verificare eventuali morti o danni che possono accadere, andare anche a verificare la corretta installazione delle lampadine. Faccio un esempio, in punti angusti dove visivamente non riuscite a vedere se avete fatto un lavoro fatto bene, andate con la telecamerina e verificate il tutto che sia montato correttamente. Potete anche andare a controllare eventuali perdite d'olio, ad esempio per un manicotto lacerato, e andare a verificare anche dove si trova il danno, la lacerazione, senza smontare nulla. Per quanto riguarda il fai da te, anche lì il campo di utilizzo è davvero molto vasto, perché la sonda è waterproof e oilproof, quindi resiste all'acqua e resiste anche all'olio. Lo potete utilizzare, che ne so, mettendolo all'interno delle tubazioni otturate. All'interno poi, vi farò vedere, ci sono anche degli accessori che possono esservi utili durante l'ispezione di tubazioni o durante la vostra lavorazione. A me ragazzi piace testare le cose e prima di portarvi un qualcosa all'interno del canale lo voglio testare per bene, per capire il funzionamento innanzitutto, ma anche le sue prestazioni, come funziona, come lavora e anche la qualità, come è stato costruito. Devo dire che questo prodotto è ottimo, il prezzo è basso e la qualità sia costruttiva ma anche dell'immagine stessa è molto buona, e quindi se vi serve un endoscopio senza dover andare a spendere cifre elevate con una discreta qualità, potete valutare questo Vevor, che secondo me non è male. Direi che possiamo partire con la recensione, però prima, se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di andare ad iscrivervi al canale qui sotto in basso e cliccare anche la campanella, così rimanete aggiornati con tutte le novità e i nuovi video in uscita. E se questo video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un commento e un like. Ora possiamo partire. Ed ecco qui ragazzi il nostro endoscopio, vi arriverà in questo pacchetto. Andiamo a vedere cosa c'è al suo interno. Troviamo come prima cosa il libretto di uso e manutenzione, che è in inglese ed in tedesco. Troviamo il nostro endoscopio. Come vedete ha uno schermo bello ampio, è un IPS da 4 pollici e mezzo. La risoluzione dello schermo è 8,54 x 4,50. Nella parte a lato troviamo tutta una serie di pulsanti
e di LED. Dietro troviamo due parti gommate che ci servono per avere più grip durante l'utilizzo, e abbiamo questa asticella che possiamo andare ad aprire per andare ad appoggiare su un piano il nostro endoscopio. Qui a lato troviamo, alzando questa parte gommata, la presa di ricarica e lo slot per la memoria, che è già all'interno della confezione. In questo caso viene fornita già con una memoria di 32 GB. Per quanto riguarda la batteria, in questo caso è già integrata all'interno dello strumento ed è di 2860 mAh. Questo ci consente all'incirca un utilizzo continuato di 3 ore e mezza. Per andare ad inserire la sonda, qui sopra troviamo il suo alloggiamento. Dovremo semplicemente andare a tirare questa molla ed inserire la nostra sonda all'interno. Vado a mettere da parte un attimo l'endoscopio, perché qui sotto c'è quello che manca, il resto. Troviamo la nostra sonda, degli accessori e il nostro cavo di ricarica. Questo lo possiamo andare a utilizzare con qualsiasi carica batterie da cellulare, andrà benissimo. La sonda in dotazione è lunga 5 metri con un diametro di 8 mm. Con una lunghezza di questo genere capite bene che possiamo fare svariati tipi di lavorazioni, andare a osservare punti davvero molto profondi. La risoluzione della sonda è 1920 x 1080 e, come vi faccio vedere adesso, vedete, ci sono ben 3 telecamere. Questo ci consente di avere una visuale praticamente a 360 gradi. La profondità di campo di queste telecamere è frontalmente da 3 cm fino a 10 cm, mentre lateralmente da 2 cm a 6 cm. La telecamera principale ha 8 LED con 3 diverse intensità luminose, mentre lateralmente abbiamo un LED per parte. La sonda è semirigida, ciò significa che qualsiasi forma noi gli andiamo a dare, lei la prenderà e rimarrà in quella posizione. È IP67, questo ci consente di andarla a utilizzare immergendola nell'acqua tranquillamente, non avremo nessun tipo di problema e addirittura potremo usarla anche immersa nell'olio. All'interno di questo barattolino troviamo degli accessori, sono 3, un protezione, questo è un gancetto e questa invece è una calamita. L'innesto degli accessori è filettato, ci basterà andarla ad avvitare in questo modo. La potenza di questa calamita devo dire che è molto buona. Ho una bussola da 17, la tira su senza troppi problemi, riesce a sollevarla senza nessun tipo di problema. Stessa cosa vale anche per il gancio, lo vado ad avvitare e sono pronto per poter andarmi ad agganciare in alcuni punti o andare a togliere qualche cosa che è rimasta incastrata. Quest'altro accessorio invece serve per andare a proteggere quel che è la telecamera negli angoli. Collego la sonda all'endoscopio ed andiamo a vedere le varie funzioni. Con il primo tasto in alto troviamo il tasto accensione menu e in qualche secondo, ecco, è già pronto per essere operativo. Andiamo a vedere il menu sempre con lo stesso tasto. Troviamo varie cose da poter andare a modificare, ad esempio la risoluzione, tasto ok, e qua ci dà 1080, 720 o VGA, noi lasciamo 1080. Ci dà un'impostazione della lingua, ci sono svariate lingue e c'è anche l'italiano, data e ora, etichetta della data, flaggandola ci dà la possibilità di mettere in parte la data della registrazione, luminosità,
possiamo andarla a regolare da 1 a 5. Screen saver, spegnimento automatico. Possiamo anche decidere di andare a far spegnere lo strumento a 15 minuti, 20 minuti oppure 25 minuti. Andando a scendere ancora con il menu troviamo formato, è la formattazione della scheda, non andiamo a farla. Questa è le impostazioni predefinite di fabbrica e sotto qui abbiamo edizione. Per uscire dal menu freccia indietro. Come vedete è già abilitata la telecamera frontale. Se vado a muovere il pezzo frontalmente, vedete? Con il tasto più in basso, questo qui, possiamo andare a scegliere l'illuminazione in 3 livelli. 1, 2 e 3. Questo vale sia per quella frontale che per le laterali. Per andare a cambiare la telecamera con il tasto in basso. Eccola qui. L'altro lato ci basterà semplicemente andare a ripremere. Abbiamo questo tasto. Questo serve per fare una foto oppure un video. Premendolo velocemente andremo a fare una foto. Tenendolo premuto più a lungo inizierà il video. Avremo un piccolo LED di notifica che ci avvisa che sta andando la registrazione. In più comunque c'è anche il timer a lato. Con il tasto freccia indietro possiamo andare a vedere le nostre registrazioni e le nostre foto. Questa è la foto che ho fatto poco fa. Per quanto riguarda il video lo facciamo partire. Con il tasto freccia in alto possiamo andare a ruotare l'immagine di 180 gradi. Qualora dovessimo lavorare e mettere l'endoscopio in posizioni diverse, possiamo anche utilizzare questa funzione. All'interno dello schermo troviamo alcune informazioni utili. Ora, data, il livello batteria, troviamo l'indicazione della scheda di memoria, il livello di luminosità e anche la camera selezionata. Se vado, ad esempio adesso è in A, se vado a selezionare un'altra camera, vedete che cambia B e C. Vi faccio vedere alcuni esempi di video che ho realizzato che mi sono serviti per andare a controllare in un caso le pastiglie dei freni e l'altro sono andato a sostituire delle lampadine, sono andato a verificare che il montaggio fosse corretto. Entro dentro il menu, il primo è delle pastiglie, lo faccio partire. Come vedete in qualche secondo si riesce già ad andare a vedere, a verificare lo stato di usura delle pastiglie, cosa che qualora dovessi fare dovrei andare a togliere la ruota o perlomeno alzare il veicolo e andare a visionarlo da sotto. In questo caso le pastiglie ed i dischi sono perfetti. Esco fuori, vi faccio vedere anche l'altro video. Questo sono andato a sostituire delle lampadine, sono andato a verificare che fossero montate correttamente. Andiamo a fare questa prova sul campo. Da qui ovviamente anche se io vado con una lampada bene o male riesco a vederlo, però non proprio nel dettaglio, cosa che mi aspetto invece con l'endoscopio. Vado a controllare il cilindretto della frizione perché quello è comandato tramite il liquido dei freni dell'auto. Accendo l'endoscopio, ecco qui che già parte, faccio partire la registrazione subito. Eccolo qui il nostro cilindretto, ci avviciniamo e già lo vedo, ecco qui, vedete? Ha perfino anche rovinato la verniciatura del cilindretto stesso, vedete che è umido. Provo a cambiare telecamera e andare più sotto. Ecco, da qua si vede molto bene, vedete? Vedete che è leggermente
bagnato qua e c'è una trasudazione. Avete visto ragazzi? C'è una piccola trasudazione sul cilindretto della frizione. È una cosa che terrò comunque monitorata e eventualmente adesso andrò a vedere di sostituire il componente. E allora ragazzi, cosa ne pensate? Voglio sapere la vostra su questo prodottino della Vevor. Sono rimasto soddisfatto, sono sicuro che lo andrò a utilizzare anche per creare alcune parti dei miei video dove con una camera normale non posso arrivare. Con questa sicuramente andrò a farvi vedere le cose un po' più nel dettaglio. Come è mio solito fare ragazzi, vi lascerò tutti i link sotto nelle descrizioni dei materiali che sono andato ad utilizzare. Ho ricevuto direttamente dalla Vevor un codice sconto per voi da utilizzare non solo per andare a acquistare questo endoscopio, ma eventualmente se avete bisogno di altre cose che trovate all'interno del loro sito potete utilizzare quel codice sconto per acquistarlo e anche quello ve lo lascerò linkato sotto in descrizione. Vi ricordo che sono attive le altre mie pagine social, Facebook, Instagram e TikTok, quindi se vi fa piacere potete andare a visitarle. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, spero che vi sia piaciuto e ovviamente noi, come sempre, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!